Il mio rapporto con i videogiochi è un po' particolare, nel senso che mi piacciono tantissimo i videogiochi, mi piace leggere dei videogiochi, mi piace a volte anche comprarli e scaricarli, però non mi piace tantissimo giocarci. Non sono particolarmente brava, non mi piacciono i videogiochi sparatutto, non mi piacciono quelli troppo complicati, dove ci sono storie che durano troppo. Mi piacciono quelli, diciamo più essenziali. Il mio videogioco, preferito in assoluto è The Stanley Parable, dove un tipo si trova in ufficio una mattina e scopre che non c'è nessuno in ufficio, lui è l'unica persona, quindi comincia a vagare, nelle varie stanze dell'ufficio cercando di scoprire quello che è successo. La cosa incredibile di The Stanley Parable, e finora secondo me ancora nessuno è riuscito a fare una cosa così pazzesca, è che mentre tu giochi, senti la voce del narratore che ti parla proprio a te personalmente e commenta sulle scelte che fai. Il narratore ti guida, ti dice vai a destra, vai a sinistra, ti dà dei consigli e poi dipendentemente dal modo in cui tu ti comporti, se segui o meno i suoi consigli, ti strapazza, ti maltratta, ti fa i complimenti, ti prende in giro. Diciamo che molto spesso ti prende in giro, è terribilmente ironico ed è bellissimo questo gioco perché ha un numero, non mi ricordo quanti, 30, 40 possibili finali diversi. Quindi mentre tu giochi hai l'impressione che sia un gioco infinito, perché infinite sono pensi che siano le possibilità tue di scegliere questa o quella porta, questo o quel corridoio, saltare, non saltare, scoprire, non scoprire, eccetera. Quindi mi piace moltissimo The Stanley Parable perché è un metagioco, non è un gioco diciamo, tradizionale. Un altro gioco che mi piace molto è Paper Please e anche qua ci ho giocato abbastanza, però è un gioco molto deprimente perché tu interpreti la parte di una guardia di frontiera in un paese che sembra l'ex Germania democratica o comunque un paese del blocco, del East Bloc, e devi decidere se far passare o meno le persone che ti raccontano le loro storie, piangono, a volte ti raccontano bugie, devi controllare che i documenti siano a posto, eccetera. E se fai passare qualcuno che poi invece non aveva il diritto ad accedere, tolgono a te i soldi dallo stipendio, quindi fai tu la fame. Quindi è bellissima anche perché ha una risoluzione, un aspetto molto, molto vintage, molto, molto antico. Sì, ci sono quindi i giochi che mi piacciono, che però sono dei giochi molto particolari, a volte molto letterari. Ce n'è uno ispirato da un racconto di Italo Calvino, però mi stanno finendo i 3 minuti grezzi, devo finire qua, metto tutti i link.